Ciao a tutti, desidero subito ringraziare Cambridge Audio per avermi mandato queste Melomania M100 che oggi vi racconterò perché era da tempo che cercavo di convincerli a mandarmi uno dei loro prodotti da recensire e alla fine, grazie al vostro supporto, ci sono riuscito. Oggi quindi vediamo queste M100 che sono le uniche true wireless del produttore che insieme alle P100 a padiglione compongono la gamma di cuffie ed auricolari. Cambridge Audio però è un marchio molto conosciuto per prodotti audio di altissimo livello quali speaker, amplificatori, giradischi e molto altro. Se siete appassionati, insomma, di sicuro ne avrete sentito parlare. Ma veniamo alle M100 che implementano il Bluetooth 5.3, hanno la soppressione attiva dei rumori e il codec aptX Adaptive. Prima di entrarci negli aspetti tecnici e di prestazioni, vediamo insieme cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. La confezione è completamente in carta o cartone e al suo interno troviamo ovviamente la custodia con gli auricolari dentro e che vedremo nel dettaglio a breve, 4 ulteriori coppie di gommini di cui 2 di taglia S ed L sono in silicone normale, diciamo, e altri 2 sempre di taglia S ed L sono a memoria di forma e vengono definiti Premium Fit proprio perché danno o dovrebbero dare una migliore sensazione quando indossati. Abbiamo poi un cavo USB-A USB-C nero di circa 30 cm e per finire 3 manuali di carta, un flyer, la guida rapida e le informazioni per la sicurezza. Tutti questi accessori sono racchiusi in appositi scomparti o scatoline per mantenerli in ordine e non perderli. Queste M100 sono disponibili nella sola colorazione nera e la custodia è di una plastica opaca che aiuta a mantenerle pulite, visto che attrae poco le impronte. Hanno un peso complessivo di 67 grammi e dimensioni di 8 x 4,4 x 2,7 cm e questo le rende meno semplici da trasportare nella tasca dei pantaloni per via del peso maggiore del solito. Nella parte superiore abbiamo il logo Cambridge, in quella frontale possiamo notare una sottile striscia metallica che corre tutto intorno e 3 LED a indicare lo stato di carica, di accoppiamento e così via. Nella parte posteriore abbiamo poi la porta USB-C per la ricarica e stranamente non c'è il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento Bluetooth perché questo è invece posto nella parte inferiore, una scelta particolare questa, ma in fin dei conti è bene ci sia. Anche l'interno è totalmente opaco e l'interno del coperchio, oltre a mostrare nuovamente il logo Cambridge, è rivestito di un materiale gommato che non va a sfregare contro gli auricolari. La costruzione è ottima, la cerniera richiede una certa forza per poter essere aperta e inoltre il coperchio sembra un blocco unico, non flette e non ha movimenti in orizzontale. Gli auricolari hanno una posizione particolare, strana oserei dire. Hanno infatti la capsula rivolta verso il basso e questo se da un lato aiuta a portarli all'orecchio, dall'altra costringe a movimenti più scomodi per estrarli. Ad ogni modo, come dicevo, una volta presi tra le dita sono subito in posizione, ma siccome sono piccole fate attenzione quando le estraete perché potrebbero sfuggirvi dalle dita. Hanno la forma delle Buds In-Ear queste M100, ma non sono completamente tonde. Hanno infatti quest'area squadrata che permette di avere un grip migliore quando le indossiamo. Hanno poi alcuni particolari che rendono meno piatta l'esperienza visiva. L'anello metallico, ad esempio, cioè che circonda l'area touch dove viene riprodotto il logo dell'azienda, la presenza di un piccolo LED blu nella parte terminale della capsula e la scritta Cambridge, tono su tono, nel lato rivolto verso l'esterno. Nella parte interna invece notiamo subito la presenza del sensore di prossimità, i 2 pin dorati per la ricarica e la diversa colorazione utilizzata, grigio scuro invece del nero. Se rimuoviamo il gommino vediamo la rete metallica a protezione dell'ugello che però è di colore arancio, l'avrei preferita dorata per mantenere una continuità cromatica con i pin. Queste M100 sono dotate della tecnologia di riduzione del rumore attiva di Qualcomm per mezzo di 3 microfoni che sono messi in queste posizioni. Il primo è all'interno della capsula poco sopra la lettera R in questo caso, il secondo sulla parte superiore esterna della capsula vicino all'anello metallico e il terzo è nella parte inferiore protetto da questa copertura metallica di colore argento. Come sempre capiremo a breve le prestazioni di questi 3 microfoni, attendete ancora qualche istante.
Pesano 6,6 grammi e per via della forma che in pratica occupa la quasi totalità dell'area a disposizione mantengono una certa presenza costante durante l'utilizzo. L'isolamento passivo è medio-alto e i gommini in dotazione, soprattutto quelli a memoria di forma, contribuiscono ad isolarci dal mondo esterno, ma di contro generano un po' di pressione all'interno del canale. Quindi il peso e queste caratteristiche le rendono comode da indossare anche per qualche ora consecutiva, ma avvertiremo sempre la presenza nelle orecchie anche se il peso è ben distribuito e non tirano o affaticano da alcun lato. Solo dopo diverse ore, circa 4 nel mio caso, si inizia ad avvertire un po' di stanchezza, ma questo aspetto è soggettivo e dipende da diversi fattori, però è corretto che io ve lo segnali. Se invece le vostre orecchie sono di dimensioni più contenute, allora non fanno per voi, risulterebbero scomode o comunque con un livello di comfort inferiore. Come ormai dovreste sapere, sono proprio le Buds in-ear il formato migliore, a mio parere, per chi vuole utilizzarle per fare sport. La presenza del bastoncino, infatti, esponendo un elemento al di fuori dell'orecchio, potrebbe determinare spostamenti accidentali che influiscono poi negativamente sul comfort durante l'attività fisica. Le M100 però hanno una certificazione IPX4 che le protegge contro il sudore o una pioggia leggera, quindi qualora vi trovaste in mezzo ad una pioggia battente, forse sarebbe meglio riporle nella custodia. L'applicazione di Cambridge Audio si chiama Melomania ed è disponibile sia per Android che per iOS. Tutte le funzioni sono accessibili dalla schermata principale, dove vediamo in primo piano un'immagine degli auricolari e le indicazioni delle batterie, anche quella della custodia. Scorrendo verso il basso abbiamo la gestione dell'ANC tra normale, cancellazione del rumore e trasparenza. Per queste ultime due, cancellazione del rumore e trasparenza, possiamo anche indicare il livello che vogliamo impostare tra 3 livelli selezionabili. Abbiamo poi la funzione per trovare gli auricolari se li abbiamo persi di vista, accedere alla guida utente o abilitare tutta una serie di modalità, tra cui la modalità mono per ascoltare musica con un amico prestandogli un auricolare, la modalità riposo che disabilita i controlli touch e la voce guida fino a quando non vengono rimesse nella custodia, la modalità gioco che non ha bisogno di spiegazioni e infine è possibile scegliere la lingua della voce guida, tra cui anche l'italiano, oppure impostare un timer per lo spegnimento automatico quando rimangono inattive per un tot di tempo. Abbiamo poi la sezione dedicata all'equalizzazione e qui abbiamo 6 modalità predefinite oppure possiamo crearne di personalizzate, partendo magari da quelle standard. La firma sonora di default è quella chiamata bemolle, che è neutra, ma devo dire che tutte le altre applicano modifiche al suono ben individuabili, cosa che non è sempre scontata. I controlli touch invece hanno una particolarità, sono predefiniti ma possono essere solo disabilitati. In pratica non possiamo scegliere a quale azione associare un comando, ma possiamo decidere se attivare o meno quella particolare azione con il comando associato e non modificabile. A questo proposito vi lascio qui di lato la configurazione di default decisa dal produttore, ma vi ricordo che nella confezione è incluso un cartoncino che ve li illustra. Anche se le azioni principali ci sono, non condivido la scelta di Cambridge Audio che mi sembra troppo limitante. Avrei preferito avere più libertà. Avete presente le Sony VF-1000X Mark V? Ecco, queste M100 offrono un'esperienza sonora molto simile, direi che sono quasi allo stesso livello. Sono davvero un prodotto molto interessante e da questo punto di vista si sente che c'è tutta l'esperienza di un brand che costruisce dispositivi per l'alta fedeltà. Cuore delle M100 è infatti un driver da 11 mm al neodimio che insieme ai codec aptX lossless, aptX adaptive e AAC è in grado di garantire le migliori performance con qualunque genere musicale, anche grazie alle equalizzazioni che, come dicevo prima, apportano sensibili cambiamenti alla risposta sonora, così che possiate scegliere o creare eventualmente quella che fa per voi. Le M100 offrono un suono molto dettagliato e chiaro, dove a seconda del brano possiamo facilmente udire gli schiocchi della batteria, il pizzico sulle corde di una chitarra acustica e così via. Hanno la tendenza a lavorare ed enfatizzare il suono sempre nello stesso modo,
con la stessa firma sonora ovviamente, indipendentemente dal tipo di brano in ascolto, e questo per alcuni brani potrebbe risultare un po' conservativo, ma ad ogni modo il suono in uscita è sempre molto pulito e questo ci consente di portare il volume a livelli alti senza mai avvertire distorsioni. A proposito del volume, questo è tarato verso l'alto, all'80% suonano in maniera imponente, tanto da richiedere a volte un livello di volume minore per poter essere ascoltate senza problemi. Ad ogni modo, come dicevo, anche a volumi elevati non si notano mai distorsioni percepibili e questo è un ulteriore segnale dell'alta qualità del driver utilizzato. Se magari li avete già con voi e volete ascoltare un brano per testare al meglio il driver, vi consiglio la riproduzione di Blue Monday dei New Order, puro sound degli anni 80, un brano che riesce a tirare fuori per bene le capacità di questa M100. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Le Melomania M100 implementano la tecnologia Qualcomm CVC per la riduzione attiva dei rumori ambientali e, come abbiamo sentito dai test dei microfoni, si comportano discretamente bene in ambienti poco rumorosi e benino dove la presenza dei rumori è importante. Nel traffico infatti riescono ad annullare alcuni rumori, ma quelli più persistenti e continui riescono comunque a passare e in alcuni momenti si fa fatica a sentire la propria voce. Cambridge Audio dichiara fino a 16 ore. Sì, avete capito bene, 16 ore di autonomia con una ricarica, però non specifica quale codec ha utilizzato per il test. Ebbene, dai miei test che come al solito eseguo con il codec AAC e il volume impostato all'80%, otteniamo una durata reale di 15 ore. Considerate che in base al brano ascoltato perdono l'1% ogni 8-10 minuti, un risultato che stupisce e che le pone al vertice della categoria insieme alle Jabra Elite 8 Active e fa specie da questo punto di vista che, tranne alcune eccezioni come le Soundcore, di solito sono proprio le Buds in-ear il formato in grado di soddisfare chi è particolarmente attento alla durata della batteria. Detto questo, si capisce come mai uno degli slogan per queste M100 sia tutto il giorno e anche la notte. Con 15 ore reali possiamo stare davvero tranquilli e non doverci preoccupare più di tanto. E anche se utilizzassimo codec a più alto bitrate come la PTX, che ci farebbe perdere quell'ora e mezza, 2 ore, saremmo comunque coperti per tanto tempo. Con l'ANC attivo invece le prestazioni dichiarate sono di circa 10 ore continuative. Visto che le 16 ore dichiarate sono più o meno rispettate, possiamo attenderci lo stesso per le prestazioni con l'ANC attivo. Per finire, sono molto complete anche per quanto riguarda le specifiche tecniche. Hanno infatti la ricarica rapida parziale, che con 10 minuti garantisce fino a un'ora e mezza di riproduzione, e anche la ricarica wireless, che le rende appunto completissime. E veniamo quindi alle conclusioni, mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Cambridge Audio ha solo 2 prodotti a catalogo, una True Wireless e una cuffia a padiglione che ancora non ho avuto modo di provare, ma spero di poterlo fare presto. Perché anche in quel caso ho la sensazione che ci troveremmo di fronte a qualcosa in grado di rivaleggiare con brand più noti e costosi. Venendo a queste M100, cosa dire che già non vi ho detto durante la recensione? Sono un ottimo prodotto, con tantissimi pregi e per fortuna pochi difetti, tra cui ad esempio il peso della custodia più auricolare o alcune difficoltà, nell'estrazione. Qualcosa di marginale, ma che potrebbe essere migliorato in una eventuale prossima generazione. Confermo quanto detto poco fa, sono un'alternativa seria alle Sony o alle Bose ad un prezzo inferiore di circa un terzo rispetto alle concorrenti. Questi auricolari che di listino costerebbero 199 euro sono attualmente in sconto a 169 e fatemi dire senza ombra di dubbio che se state cercando qualcosa ad un costo non eccessivo, qualcosa che abbia prestazioni da top di gamma, allora dateci un'occhiata perché potrebbero seriamente diventare le vostre prossime True Wireless preferite. In definitiva un rapporto prezzo-prestazioni molto elevato. Riassumendo quindi, audio al top e batteria di lunga durata, ma microfoni così, non proprio eccezionali. Ad ogni modo non saprei cos'altro aggiungere, perciò mi limito a dirvi che, a meno di ripensamenti, queste rimarranno con me e non le venderò sul canale Telegram.
Chi di voi fosse interessato all'acquisto può trovare tutti i link in descrizione. Bene, anche per questa settimana è tutto, vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine e spero di avervi fatto conoscere un nuovo prodotto oppure, per chi magari era ancora indeciso, di essere riuscito a togliere i dubbi residui. Ci vediamo la prossima settimana con un'altra recensione di un prodotto Xiaomi e mi raccomando, se quello che avete appena visto vi piace, mettete un like al video e ancora meglio iscrivetevi al canale per far crescere la community. Alla prossima!